Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi è uno di quei piatti salvacena, quelli che si preparano in pochissimo tempo e che sono anche molto sfiziosi. Si tratta delle pizzette di patate, già soltanto il nome fa pensare a un qualcosa di veramente super buono. Sono semplicissime da fare, senza farina e quindi adatte anche ai celiaci. Oltretutto non necessitano di lievitazione. Per prima cosa prendiamo due patate che assieme dovranno pesare 600 grammi e le cuociamo finché non sono morbide, ci vorranno circa 25 minuti. Trascorso questo tempo le schiacciamo con l'aiuto di uno schiacciapatate e attendiamo un po' che si intiepidiscano. Successivamente aggiungiamo 4 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, mescoliamo bene e grattugiamo i 30 grammi di parmigiano reggiano. Saliamo poi a piacere, comunque una presa di sale secondo me è più che sufficiente e poi aggiungiamo anche l'uovo grande, un altro po' di sale e mescoliamo bene finché il composto non sarà bello omogeneo. Vi accorgerete che è pronto facendo questa prova. Prendete un cucchiaio di impasto, inclinatelo e se il composto non scivolerà via da esso, allora vorrà dire che è della consistenza giusta. Quindi non deve essere né troppo asciutto né tantomeno troppo liquido. Adesso avete due opzioni: o formare le pizzette con una sac à poche a mo' di zeppoline di San Giuseppe e quindi creando dei cerchi piccoli fino a riempire anche il centro, oppure semplicemente prendendo piccole parti di impasto e arrotolandole con le mani le sistemiamo all'interno delle formine tagliabiscotti della forma che più vi piace e ovviamente unte con poco olio in modo tale che la formina si stacchi subito. Il tutto lo faremo sopra la leccarda del forno. Poi come sempre libero spazio alla vostra fantasia. Io le ho fatte anche tonde, quindi di forma classica. Una volta aver dato la forma a tutte le pizzettine, procediamo con il condimento, per ora soltanto con il sugo, e le inforneremo a 180 gradi per 15 minuti in forno preriscaldato. Trascorso questo tempo aggiungeremo il resto degli ingredienti, quindi mozzarella, filante per pizze o dolce sardo come nel mio caso, capperi, acciughe, pomodorini e origano e inforniamo nuovamente alla stessa temperatura per altri 5 minuti o comunque finché il formaggio non si sarà tutto sciolto. Ed eccole prontissime le nostre pizzette di patate, ma guardate quanto sono carine, pucciosissime, buonissime, super morbide. Oltretutto facilmente digeribili e anche un ottimo pasto completo e sostanzioso. A casa sono finite in un lampo, le abbiamo divorate, spazzolate via davvero in un solo boccone. Ma poi ad esempio mettete il caso che vi sono avanzate delle patate lessate, perché magari vi sono servite per fare il purè di patate. Ed ecco che rientrate a casa stanchi dopo un'intera giornata di lavoro ma avete una voglia matta di pizza. Trovata la soluzione, ecco qui, aggiungerete il resto degli ingredienti e otterrete così delle pizzette veramente fantastiche, facilissime da fare. Ma guardate che meraviglia all'interno, sembra proprio di mangiare una pizza tradizionale, però più leggera e più sfiziosa. Dovete provarle assolutamente, sono sicura che ve ne innamorerete. Vi mando un grandissimo bacione, un abbraccio e ci rivediamo ai prossimi video. Ciao!